Benvenuti, nobili osservatori delle dinamiche umane e custodi delle verità che si celano dietro le maschere della perfezione. Benvenuti ancora una volta nel vostro santuario di rivelazioni. Siete nel cuore pulsante di Gossip alla turca. Spesso ci piace immaginare le vite delle nostre star preferite come distese di acque calme, laghi cristallini dove non esistono tempeste. Parliamo di coppie solide, di amori inattaccabili, e spesso citiamo Bararduk e Gupse Ozai come l'emblema di questa stabilità. O almeno, questo è ciò che pensavamo fino a ieri notte. C'è un nome, un suono dolce e melodioso per i fan, che tuttavia risuona come un tuono minaccioso nella vita privata di questa coppia, Elçin Sangu. Lei è il fantasma che non abbandona mai il castello, l'ombra che si allunga anche quando il sole sembra splendere alto. Quello che stiamo per raccontarvi non è un semplice pettegolezzo da corridoio, ma la cronaca di una serata che doveva essere una celebrazione e si è trasformata in un campo di battaglia emotivo. Prima di sedere virtualmente a quel tavolo della discordia, vi invito con calore a compiere quei gesti che rendono solida la nostra famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere mai il filo delle nostre narrazioni, attivate la campanella per essere i primi a conoscere i retroscena, e se il nostro modo di raccontarvi l'anima delle star vi tocca, lasciate un mi piace. E per coloro che desiderano sedere in prima fila nel teatro delle nostre rivelazioni e supportarci attivamente, il tasto Unisciti o Abbonati è la vostra chiave d'accesso privilegiata per diventare i veri mecenati di Gossip alla turca. Mettetevi comodi, perché stiamo per analizzare il momento in cui il passato ha fatto irruzione nel presente. Tutto ha avuto inizio in una cornice da favola, durante una serata esclusiva tenutasi in uno dei ristoranti più prestigiosi della città, un tempio della gastronomia dove le luci soffuse, la musica jazz appena sussurrata e il tintinnio dei calici di cristallo creano solitamente l'ambientazione perfetta per l'amore e la celebrazione. Bar e Gupse sono arrivati mano nella mano, sorridenti, impeccabili nei loro abiti eleganti. Hanno salutato i pochi giornalisti selezionati all'ingresso con quella grazia che li contraddistingue, proiettando quell'immagine di beatitudine coniugale che tutti noi amiamo vedere e in cui vogliamo credere. Sembravano intoccabili, avvolti in una bolla di serenità. Tuttavia, ciò che le telecamere, nel loro sguardo superficiale, non sono riuscite a catturare in quel momento era la tensione sotterranea, un filo elettrico scoperto pronto a scoccare la scintilla fatale. Secondo testimoni oculari seduti al tavolo adiacente, la cena stava procedendo con una normalità disarmante, tra risate argentine e aneddoti condivisi con un gruppo ristretto di amici intimi provenienti dal mondo dell'arte. Tutto andava meravigliosamente, come in un copione ben scritto. Tutto scorreva placido fino a quando, in modo completamente innocente o forse con un pizzico di imprudenza dettata dall'alcol o dall'entusiasmo, uno degli ospiti ha deciso di virare la conversazione sul tema dei vecchi tempi e dei progetti futuri. È stato in quel momento cruciale, un istante che col senno di poi appare come un punto di non ritorno, che qualcuno, senza considerare le conseguenze devastanti delle sue parole, ha menzionato quanto sarebbe incredibile vedere Bararduk ed Elçin Sangu di nuovo insieme sullo schermo. L'ospite ha lodato con enfasi la chimica leggendaria che avevano condiviso in passato, definendola irripetibile. L'aria al tavolo è diventata improvvisamente densa, pesante, quasi irrespirabile. I testimoni raccontano che il sorriso di Gupse Ozai, che fino a quel momento aveva illuminato la serata con la sua verve comica e la sua intelligenza, è svanito in una frazione di secondo. Non è stato un lento spegnersi, ma un blackout improvviso. Il suo volto è stato sostituito da un'espressione di freddezza assoluta, un gelo siderale che ha fatto correre un brivido lungo la schiena dei presenti. Non si è trattato solo di un cambiamento facciale. È stata una trasformazione completa del linguaggio del corpo. Gupse ha lasciato cadere le posate sul piatto di porcellana con un clangore metallico che ha echeggiato nel silenzio imbarazzante che si era creato, tagliando la conversazione come una lama. Fissando Bar con un'intensità quasi dolorosa, ha pronunciato una frase che nessuno si aspettava, con una voce tremante di rabbia ma ferma nella sua risoluzione.
Non c'è nessun'altra attrice in questo paese? Perché la sua ombra deve perseguitarci anche alla nostra cena? Il tavolo si è congelato. Gli amici hanno smesso di masticare, i camerieri si sono fermati a mezz'aria. Bar, visibilmente a disagio e con il volto che iniziava a colorarsi di imbarazzo, ha cercato di mantenere la compostezza sotto lo sguardo attonito dei suoi amici. Ha tentato di disinnescare la bomba posando delicatamente una mano sul braccio di lei e sussurrando, con tono conciliante. Amore, per favore, è solo un commento sul lavoro, una speculazione professionale. Non ha nulla a che fare con noi, non facciamo una scena qui. Ma il danno era già stato fatto. La menzione del nome di Elchin Sangu aveva agito come un grilletto emotivo, portando in superficie insicurezze o risentimenti che forse erano stati spazzati sotto il tappeto per troppo tempo. Gupse, lungi dal calmarsi dopo le parole di Bar, ha ritratto bruscamente il braccio come se fosse stata scottata e ha continuato, questa volta con un tono di voce più alto, non curandosi più di chi potesse sentire nel ristorante. Non si tratta di lavoro, Bar ha incalzato, con gli occhi lucidi. Si tratta del fatto che non importa dove andiamo o cosa facciamo, il suo nome salta sempre fuori come se voi due foste un'entità inseparabile, come se io fossi solo un accessorio. Sono stanca di essere la spettatrice passiva di questa fantasia che tutti continuano a nutrire. Bar, con il volto ora rosso per la frustrazione mista all'imbarazzo, ha provato un'ultima volta a mediare, cercando di riportare la discussione su un piano razionale. Gupse, sai che ti amo e che la mia vita è con te, è qui, ora. Quello che dicono il pubblico o i produttori non cambia la nostra realtà. Per favore, calmati. Ma l'atmosfera era ormai irrimediabilmente rovinata. Quella che doveva essere una serata piacevole si era trasformata in una crisi aperta. Gli ospiti non sapevano dove guardare, alcuni giocherellavano nervosamente con i tovaglioli, altri fissavano i telefoni desiderando di poter scomparire nel pavimento. È affascinante e allo stesso tempo tragico vedere come un singolo nome possa avere tanto potere sull'umore di una relazione consolidata. La tensione non si è esaurita al tavolo. Secondo le voci che si stanno diffondendo come un incendio in una foresta secca, la coppia ha deciso di lasciare il locale molto prima del previsto. Mentre uscivano, la scena era drasticamente diversa dall'arrivo, non c'erano più mani intrecciate, non c'erano più sorrisi per le telecamere in agguato. Bar camminava un passo avanti, con il volto scuro, serio, la mascella serrata in una morsa di tensione. Gupse lo seguiva a breve distanza, con lo sguardo perso nel vuoto e un'espressione visibilmente infastidita, quasi ferita. Il vero epilogo drammatico si è consumato nel parcheggio, lontano dalle luci soffuse del ristorante ma non abbastanza lontano dalle orecchie indiscrete. Prima di salire in auto, Bar è stato sentito dire, con voce esasperata, non puoi reagire così ogni volta che qualcuno la nomina, è parte della mia carriera, del mio passato professionale. A questo, Gupse ha risposto con una frase lapidaria, sbattendo la portiera dell'auto con una violenza che ha fatto tremare i vetri, è parte della tua carriera, ma sembra essere parte anche della nostra vita privata, ed è questo che non tollererò più. Questo incidente rivela una verità umana profonda, nonostante le foto apparentemente perfette sui social media, le insicurezze e la gelosia sono reali per loro quanto lo sono per chiunque di noi. La presenza di Elchin Sangu, sebbene non fisica, è diventata la protagonista invisibile della serata, dimostrando che il segno che ha lasciato sulla carriera di Bar è indelebile e, apparentemente, un punto nevralgico e dolente nella loro relazione attuale. Ora, analizziamo questo con calma ed empatia. La reazione di Gupse è giustificabile? Immaginate di essere nei suoi panni. Immaginate di cercare di costruire la vostra vita, la vostra identità di coppia e professionale, ed essere costantemente, incessantemente, paragonati a un fantasma del passato. Essere costretti a sentire quanto il vostro partner stesse bene con qualcun altro, anche se solo per finzione. Deve essere estenuante, logorante per l'anima. Tuttavia,
La reazione pubblica e l'atmosfera tesa che ha generato suggeriscono che ci sono ferite che non sono mai guarite del tutto, conversazioni che non sono mai state affrontate con la necessaria profondità. Bar si trova in una posizione impossibile, un vero dilemma, stretto tra il rispetto dovuto alla sua compagna di vita e il riconoscimento di un passato professionale glorioso che i fan si rifiutano di dimenticare. Questo evento ha lasciato tutti i follower a chiedersi se questo sia il primo segno di una frattura più profonda, una crepa strutturale nel loro matrimonio, o semplicemente una brutta serata che sarà presto dimenticata con un mazzo di rose e delle scuse. Ma come sappiamo bene nel nostro mondo, dove c'è fumo, spesso c'è fuoco. La grande domanda che rimane sospesa nell'aria stasera è: riusciranno a superare questo ostacolo? Riusciranno a esorcizzare il fantasma di Elchin Sangu una volta per tutte, o il suo nome continuerà a essere la pietra dello scandalo tra loro? Voi cosa ne pensate? Gupse ha ragione a sentirsi così, o ha esagerato? E Bar, come dovrebbe gestire questa eredità ingombrante? Scrivetecelo nei commenti, vogliamo conoscere la vostra opinione su questo dramma umano. Grazie per aver esplorato con noi le ombre dietro le luci della ribalta. Se questa analisi vi ha colpito, dimostratecelo con un mi piace, iscrivetevi e unitevi alla nostra famiglia cliccando su abbonati. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, anche gli amori più forti hanno i loro talloni d'Achille. Questo è Gossip alla turca. Buonanotte.